tutti riesco a parlare. Un esperimento di tutorial. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. Ciao a tutti ragazzi, oggi tutorial speciale. Oggi vedremo un tutorial su una canzone strepitosa dei Daft Punk che si può ricreare su un qualsiasi sintetizzatore o workstation che abbia la possibilità di creare dei pattern. Ok? In questo caso io ho la Juno DS e vi farò vedere come creare un pattern sulla Juno DS in maniera facilissima. 5 secondi ci mettiamo, ragazzi. Prima di passare al tutorial io vi chiedo un sottoscrivi, un mi piace, una campanellina per non perdere i nuovi video che metterò ogni settimana sul canale. Allora ragazzi, la questione sulla Juno è semplicissima. Come si fa a creare un pattern ritmico? La mia procedura è questa. Prima vado a selezionare il ritmo di batteria andando in preview. Ok, la Juno ha non mi ricordo quanti campioni, quanti loop di batteria già fatti. Io per cercare quello adatto a me la metto in play e a orecchio cerco di trovare quello che punto primo più mi piace, punto secondo più si avvicina alla canzone. Bisogna anche sapere quali sono i BPM della canzone per avvicinarci ancora di più all'originale. In questo caso Get Lucky dei Daft Punk è 116 i BPM, quindi io con il pulsante tempo imposto 116 i BPM, ok? E vado in play sul primo campione che la Juno mi fa vedere. Pop 1, la batteria, il tipo di batteria è il DR9 con Pop Kit 2 e il livello sarebbe il livello di audio è 127, cioè il massimo. Vado in play. Potrebbe andare bene, no? Però magari scegliamone un altro. Che ne so, Pop 5. Vediamo rock. No, è troppo... quella è una canzone funkettina. Vediamo un funk. Cosa importante, quando io vado in play, vedete qui, in questo display, praticamente ci sono 8 pattern diversi. Io vado in play e con questa barra di pad posso cambiare, mettere vedi, il secondo oppure il terzo oppure il settimo. No, quello che più mi piace è questo qua, funk. Va bene, no? Ok, una volta che abbiamo scelto il pattern giusto e anche il set di batteria abbinato giusto, qui io adesso lascio di default il set DR001 Pop Kit 1, ma io gli potrei mettere, che ne so, Rock Kit, Brush Jazz Kit, Hip Hop Kit, vediamo, Dance Kit, Ambi, Latin, EDM, ce ne sono veramente tanti. Vediamo Ambi, che cos'è? Ambi Brush Jazz. No, torniamo a quello originale. Torniamo a quello originale, Pop Kit 1. Ok. Una volta che abbiamo scelto il pattern, clicchiamo sul pulsante Pattern Sequence, Pattern Sequencer, ok? Bam. Lui ti dice
già dove siamo? Noi siamo sul preset 01 chiptune, ma io vado su user con la freccetta qui e vado a scegliermi un pattern vuoto. Io me ne ho fatti tanti, quindi ecco qua il pattern, il 35, va? Ecco qua, 35 init pattern, che ovviamente è quello iniziale. Una funzione da mettere qui, loop record off, poi ci mettiamo on, in modo che ci mantiene il loop di batteria per tutte le battute. Bits 4 quarti, count in, qua potete scegliere una misura, due misure o wait not. Io inserisco sempre wait not, perché il wait not vuol dire che quando tu incominci a suonare lui registra. Poi la lunghezza del pattern la decidiamo da qua, pattern length, 1, 2, 4 oppure 8. Noi facciamo 4 perché già sappiamo che get lucky sono 4 accordi e facciamo una barra per ogni accordo, ok? Lui dice with copying, cioè copiando il pattern di batteria, tu fai yes. E adesso appena si incomincia a registrare, lui già registra la sua traccia 8, la batteria. Sull'1 lo possiamo lasciare vuoto, sul 2 io ci metto un basso. Così potrebbe andare. Quindi che fai? Registri, record. Adesso lui fa il conteggio. Senti? Però fino a quando tu non suoni, lui non registra. E partiamo. Gli accordi sono Si, Re, Fa diesis minore settima e Mi. Anche il Si è Mi minore settima, è Si minore settima, il Si. Comunque la linea di basso è Si, Re, Fa diesis Mi. E io ci faccio un po' di variazioni. Sentite che lui me lo riduplica, no? E quindi già basso e batteria ce l'abbiamo e il risultato è ottimo. Gli accordi sono semplicissimi di questa canzone. È un Si minore settima, Re, Fa diesis minore settima e Mi. Questi sono i 4 accordi di questa canzone. La canzone fa sempre questo. Dov'è il bello? Il bello è nell'addizione man mano di vari strumenti che creano, e poi il groove che c'ha sta canzone. Adesso sull'1 ci mettiamo un pianoforte, ok? E premo sempre il rec, ok? Lui ovviamente ha il wait note come impostazione, fino a quando è un suono, lui non registra. Ovviamente il pianoforte con il pedale. Con questi slider io posso abbassare o alzare il volume. Sul 3 gli voglio mettere un bel violino di rinforzo, ok?
Cosa importante, i settaggi del volume dell'aggiuno sono con lo slider traccia 1, traccia 2 e poi dalla 3 alla 8 sono tutte su uno slider solo, perché l'ultimo settaggio è il microfono. Ok, l'ultimo slider, questo qua, è il microfono. Noi mettiamo traccia 1 magari a 70, il basso un po' più si sente cazzuto, e tutto quello che metterò dalla 3 alla 8 deve essere un rinforzo, quindi lo metto a 0. Anzi, a meno 10 è meglio. Proviamo a metterci anche una chitarrina sbarazzina, che cazzina. Vediamo se... Ovviamente durante il playback io posso anche mettere in muto determinate parti e abilitare o disabilitare determinate parti in base alla canzone. Infatti io sul 5 io voglio mettere, ecco, dei pad. Una volta che voi registrate la traccia, su quella traccia di pianoforte io gli posso mettere un altro pianoforte, lui mi mantiene sempre quella traccia con quei suoni, perché lui registra in MIDI e voi gli cambiate lo strumento. Quindi vabbè, intanto mettiamoci questo pad qua, poi magari dopo lo sostituiamo, ok? Quindi, ricapitolando ragazzi, la funzione pattern sequencer dell'aggiuno è mostruosa, è facile, è immediata. Oltretutto, nei pattern, vi faccio vedere, io metto sul 7, metto un synth. Io gli posso mettere su questo synth un arpeggiatore, ok? In che modo? Così, clicco arpeggio, ho selezionato la traccia 7. Clicco arpeggio, lui mi dice su che parte la vuoi mettere qui, part, io metto 7, ok, harp hold, on, ok, questo è brutto, basics, però io ci vado a prendere una sequenza che mi potrebbe servire, bassline no, ok, background. Vogliamo mettere questo? Ok, registriamo. Si minore, re, fa diesis minore, mi. Ok, adesso su tutte le tracce, però metto questo synth lo metto in muto, che non mi piace, lo accendiamo dopo. Play, con tutti gli strumenti che abbiamo messo prima, ok? Adesso io voglio fare entrare questo arpeggiatore che ho messo sul 7.
disattivo dal menu tilt set, vedete che lampeggia perché si sente poco? Allora metto in muto le altre tracce. Vabbè, questo synth messo così è una merda, però è per farvi capire che si può inserire anche l'arpeggiatore sul sequencer, ok? Basta settarlo, noi non lo togliamo così. Cosa succede se vogliamo cancellarlo questo synth? Ecco, un esempio giusto. Io premo Erase e vado sul 7, quindi vado in play, il 7 è selezionato, clicco Erase. Lui qui mi dà Now Erasing, mi dice lo sto cancellando e voi rilasciate il pulsante quando vedete il completamento di tutte le barre. Ecco, adesso sul 7 non c'è più nulla, per fortuna. Poi questa è una canzone, diciamo che semplice, il pattern è sempre lo stesso e va sempre in addizione e in sottrazione degli strumenti. E niente ragazzi, questo era il tutorial di Get Lucky dei Daft Punk con Juno DS, tutorial di pattern sequencer. Spero che vi sia piaciuto e vi do appuntamento al prossimo tutorial.